Ciao merde! Allora, domani si parte per Pompei. E mi chiederete voi, che cazzo ci va a fare un vecchio come te a Pompei? Si va a vedere i Savatage. E che sarà un bel viaggio, perché da Reggio Emilia a Pompei saranno 7 ore, probabilmente, con le soste 8. E quindi ho deciso che cazzo faccio in tutto questo tempo? E ho deciso di fare quella cosa che volevo fare fin dagli inizi di Loudmouth, ovvero un piccolo retrospettiva sulla band. O meglio, faremo il viaggio insieme e vi racconterò lungo il viaggio dei Savatage. Ma perché Pompei? Pompei è una città importante e oltretutto simbolica. E secondo me la simbologia di Pompei si adatta bene ai Savatage, proprio perché Pompei è una città piena di storia, piena di storie, sepolta quando era probabilmente all'apice della sua forma, tornata successivamente con gli scavi, riportata alla luce in una forma non perfetta ma possibile. Ci trovo un'analogia abbastanza importante anche con la band, appunto, perché anche i Savatage fino a un certo punto sono stati importanti, sono cresciuti, sono diventati quello che abbiamo conosciuto almeno fino al 2001 e poi sono stati sepolti, sono spariti, c'è chi dice uccisi da un'altra band di cui parleremo, e poi sono tornati in questa forma che probabilmente non è la loro forma perfetta, ma è una forma possibile e comunque bellissima. Partiremo, analizzeremo, fra virgolette, la storia dei Savatage. Voglio darvi qualche curiosità, sfatare qualche mito riguardo a questa band, che, fra parentesi, l'ho già detto 1000 volte anche in trasmissione, io pronuncerò Savatage perché in Italia la pronunciamo tutti così, altrimenti non si capisce, ma si chiamerebbero Savatage. 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 Niente, domani si parte e sarà un viaggio, spero divertente, spero rilassante, per me tanto quanto per voi, e poi si andrà a vedere questo concerto e staremo a vedere come procederanno le cose. Prima di concerti, anfiteatri, prima di sonorità sinfoniche, prima di tutto, c'erano 2 ragazzi a Tampa, in Florida, 2 fratelli, ma ne parliamo domani. Torno a vedere. E non dovrebbero esserci camion. È domenica, porco di...
E allora dicevamo di due fratelli a Tampa, in Florida. Il nucleo iniziale dei Savatage sono John Oliva, Chris Oliva e Steve Wacholz, detto Doc. Diciamo che non si può ancora parlare di formazione originale perché durante le prime registrazioni, quindi sia dell'EP Avatar, sia dei primi due album, ovvero Sirens e l'EP The Dungeons Are Calling, c'è anche Kit Collins al basso. Poi quando si siano formati i Savatage esattamente non è una scienza esatta perché non ci sono documentazioni precise, si sa comunque fine anni 70, c'è chi dice 79, c'è chi dice 78. Quello che è certo è, perché lo racconterà direttamente, che Doc, Steve Wacholz, andò a sentire suonare questi ragazzi e all'inizio c'erano svariati nomi, Tower, Alien, Metropolis, i Super Guys, che è un bruttissimo nome. Actually, we had a couple really bad names before that. We had Black Diamond, which we named it after a Kiss song. Oh wow. And we had Super Guys, which was really bad. E poi si arrivò ad Avatar. Comunque dicevo, Doc andò a sentire questi ragazzi suonare ed era la band di Chris al tempo, che lui definirà più volte un Guitar God, e quando lo andò a sentire nel 77 Chris aveva 14 anni. The first time I met them and played with them was 1977. Wow. I was a kid. Wow. What was it like? Well, in all fairness, man, Chris was just a guitar god back then at 14 years old. He was just way over the top for his age. E diceva Steve che già suonava in modo impeccabile, eccezionale. E comunque sono questi tre ragazzi che si trovano a suonare in una baracca che è il The Pit, che era praticamente questa baracca dietro a casa degli Oliva adibita a sala prove. Sul The Pit circola anche una leggenda che vuole che Steve, Doc, secondo John non pestasse abbastanza sulla batteria e quindi cosa fece? Prese un manico di scopa, lo segò in due, in realtà la leggenda dice lo spezzò in due e lo diede a Doc e gli disse "Toh, suona con queste", che lascia il tempo che trova, però è abbastanza significativa di ciò che voleva essere la band al tempo. E niente, quindi arriviamo tra l'82 a cavallo con l'83 dove viene registrato Sirens. Quindi Sirens è già registrato. John racconterà, e probabilmente romanzandola un pochino, che la notte prima della stampa ufficiale del disco il loro produttore li chiamò e gli disse "Ragazzi, no, non vi potete chiamare Avatar, dobbiamo pensare a un nome nuovo". John e Chris si trovarono un attimino spiazzati perché dovevano tirare fuori un nome a tempo zero. Si misero lì, scrissero Avatar in grosso su un foglio di carta e cominciarono a ragionare. Allora, qui la leggenda vuole che Savatage sia nato da Avatar più Sabotage o Sabotage, come vogliamo pronunciarlo noi italiani. E sì, ma no, come spesso vedremo in questa storia, molte leggende sono vere ma un pochino troppo romanzate. Chris voleva mantenere Ava perché gli piaceva il suono di questa cosa e poi soprattutto una cosa che dirà John, era un estimatore del Taj Mahal perché lo affascinava molto e quindi voleva tenere questa cosa. Quindi sì, a un certo punto entra anche il Savage perché erano una band selvaggia al tempo. Sabotage, mischiando le lettere in un certo ordine saltarono fuori con Savatage, che è molto vicino alla versione della leggenda ma non precisissimo. E comunque nell'83
esce finalmente Sirens. E Sirens esce in un periodo di particolare fermento per il metal, perché quell'anno escono anche altre cose vagamente importanti, anche perché il metal è un genere che si sta definendo a quel punto. E beh, intanto esce Peace of Mind degli Iron Maiden, poi esce un altro dischetto abbastanza importante, Holy Diver di Ronnie James Dio. Ozzy è uscito con Bark at the Moon, ma nello stesso periodo ci sono due band che pubblicano il loro primo album, ovvero i Metallica con Kill 'Em All e gli Slayer con Show No Mercy. La situazione del metal era in evoluzione. Da una parte si stava definendo il metal classico e dall'altra stava nascendo il thrash. Sirens esce in questo periodo e non è thrash, non è classic, è una cosa nel mezzo e dimostra tutte le influenze che aveva la band al tempo, perché in quel periodo erano influenzati da band come Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, Kiss, Beatles, che John nominerà più volte come sua fonte di ispirazione. Opera, perché John diceva che comunque una delle sue più importanti fonti di ispirazione era la musica classica. E quindi sì, era una band influenzata da mille cose e comunque tutte coese, no? E questo si sente piuttosto bene nell'album, perché comunque Sirens è un disco metal, sì, tantissimo, grezzo, scuro, comunque ha già una sua teatralità intrinseca, soprattutto nella voce di John e anche nelle chitarre di Chris. Poco dopo arriva già The Dungeons Are Calling, che tecnicamente è un DLC, se la vogliamo dire in termini da videogioco, però comunque ci dà un quadro abbastanza chiaro di chi erano i Savatage al tempo. Se li ascoltate troverete sicuramente qualcosa di familiare e di strano, perché prima che arrivi Paul O'Neill a renderli strani, erano già strani di per loro, comunque erano molto personali, avevano carattere. Primi 200 km fatti, 200 e qualcosa, è ora di fermarsi. Fermiamo in area di servizio caffettino, paglietta, e parleremo di quello che è successo dopo. Mentre vado a prendere il mio caffettino, abbiamo detto che sono usciti Sirens e Dungeons Are Calling. Aspetta che cerco di non farmi schiacciare. E dopo questo succede una cosa abbastanza importante, perché arriva Atlantic Records. Atlantic è una major. Si porta dietro tutta una serie di cose che sono abbastanza soverchianti per una band di poco più che ragazzini. La prima cosa che esce nell'85, Power of the Night, che verrà prodotto da un certo Max Norman, che non è proprio l'ultimo degli stronzi. Diciamo che aveva prodotto i primi dischi solisti di Ozzy e quindi si portava dietro anche la lunghissima ombra di Randy Rhoads. Power of the Night è un ottimo disco. È comunque un disco diretto, un disco molto heavy metal. Sicuramente però c'è un'evoluzione, infatti è più pulito, ha pezzi più facili da ascoltare. L'operazione di Atlantic è quella di rendere una band forse più vendibile, ma ancora in questo disco non si sente più di tanto che è uno dei dischi apprezzatissimi della band. L'anno dopo uscirà Fight for the Rock,
entra nella band anche un personaggio che ritroveremo fino ad oggi, perché entra Johnny Middleton. E infatti questo non è da considerarsi solo come un cambio di bassista, perché rimarrà una delle figure più importanti fino ad oggi, perché è uno dei membri superstiti ed è uno di quelli che attraverserà tutti i momenti più difficili della band. È vero, forse non è quello più raccontato, non è quello che parla di più, ma è comunque una figura importantissima all'interno della band. E qui l'operazione dell'Atlantic si sentirà abbastanza, perché è unanimemente considerato il disco più brutto della band, il peggiore anche dalla band. John stesso lo chiamerà più volte Fight for the Nightmare, che trovo che sia una cosa elegantissima, perché sì, ti fa male, ma con eleganza. Questo disco per me non va considerato soltanto come un passo falso, un buco nell'acqua, va considerato ovviamente in negativo, però secondo me è uno dei dischi più importanti, perché con Fight for the Rock, dove ci sono 2 cover imposte, 3 pezzi che John considera gli unici dei Savatage e una marea di pezzi che John aveva scritto per altre band. Questo porterà a una rottura, la prima che vediamo all'interno dei Savatage. Infatti dopo Fight for the Rock le cose andavano male, parecchio male, tanto che la band è sul punto di sciogliersi. E qui entra in gioco anche la parte più umana della band, perché 4 ragazzi giovani che si trovano catapultati in un mondo più grosso di loro, dove devono gestire le volontà di una major che sta cercando di renderli meno strani, più vendibili, più affini al gusto dell'epoca, portarli verso qualcosa che non sono, portarli verso una normalità che loro non hanno. Loro si trovano in questa situazione, stanno per sciogliersi e John racconterà che lui sta per entrare a fare un provino per i Black Sabbath e Chris sta guardando invece verso i Megadeth, che sono 2 realtà non proprio migliori dei Savatage al tempo, cioè sì, molto più grosse, però i Black Sabbath dell'epoca non sono esattamente i Black Sabbath leggendari o quelli che tutti si ricordano. Sono i Black Sabbath dopo l'uscita di Gillan, sono i Black Sabbath dopo che la maggior parte dei membri storici se n'è andata. Non era una band al massimo della forma neanche loro, quindi sarebbe stato comunque difficile. E Chris, di contro, sarebbe voluto entrare dei Megadeth che comunque stavano raggiungendo probabilmente l'apice, perché sarebbero usciti con Peace Sells, però sarebbe entrato come? Visto che i Megadeth al tempo avevano Chris Poland alla chitarra. Ed è esattamente in questo rilassatissimo clima da scioglimento che arriva una delle figure più importanti per i Savatage, ovvero Paul O'Neill. La leggenda, e anche qui bisogna fare le dovute distinzioni, vuole che lui sia andato a sentirli a Tampa, quindi nella loro città natale, per l'ultimo concerto. Allora, in realtà le cose non sono proprio così, circa, perché è vero che li va a sentire a Tampa, ma viene mandato, come racconterà John abbastanza chiaramente, da Jason Flom dell'Atlantic e dice: vai a sentire questi ragazzi, sono in crisi, vedi cosa ne puoi fare. Paul O'Neill arriva e ascolta la band, una band in crisi, ma comunque lui ci vede del potenziale. Intanto chi è Paul O'Neill? Era un produttore musicale che aveva lavorato sì con altre band anche di enorme calibro, perché aveva lavorato con gli Aerosmith, però era una persona che vedeva di più la teatralità, il suo sguardo era volto più verso Broadway e aveva in testa idee quasi operistiche, perché aveva già degli script, aveva già delle idee scritte, fatte, e quindi vede in questa band il potenziale, decide di prenderli sotto la sua ala, abbastanza letteralmente, perché non si limiterà a fare il produttore, ma John ci racconterà che il buon Paul all'inizio li aiuterà a pagare i debiti,
comprare attrezzatura, trovare un posto dove suonare. E quindi sì, farà molto di più che essere solo il produttore della band, e in più aiuterà a plasmare quello che i Savatage stanno diventando. E attenzione, molti dicono che lui è arrivato e ha trasformato i Savatage. No, diciamo che li ha aiutati a diventare ancora di più quello che già erano, perché è vero, erano strani. E lui, da un certo punto di vista, non fa quello che vuole Atlantic, cioè normalizzare una band piuttosto strana, anzi, l'esatto contrario, rende quello che era strano nei Savatage ancora più strano, e la cosa funziona. E come se funziona? Perché nel 1987 esce All of the Mountain King, da molti considerato l'album migliore, ed è secondo me il giusto mix di quello che erano i Savatage prima e di quello che diventeranno poi. È ancora più teatrale, basti pensare alla title track con le risate di John, quindi la teatralità è abbastanza importante. Oltretutto c'è un avvicinamento anche alla musica classica. Prelude to Madness è proprio un pezzo di Edvard Grieg. Paul non arriva e cancella i Savatage, non arriva e distrugge tutto quello che c'era prima, semplicemente li aiuta a trovare una direzione, li aiuta a mettere a fuoco le cose. Ma di quello che succede dopo ne parliamo tra poco. Ehi ChatGPT, come stanno Don e Bob? Direi alla grande. Don farà sul sedile del passeggero a controllare il percorso e Bob sta facendo il suo lavoro. Assorbe anidride carbonica e trasforma l'anidride carbonica in ossigeno. Molto diligente. E comunque sono compagni di viaggio perfetti. Non si lamentano, non chiedono pause e non giudicano il parcheggio scelto. Direi un viaggio davvero equilibrato. Aspetta, ricordi a chi vedrà il video chi sono Don e Bob? Certo che me lo ricordo. Per chi vedrà il video e si starà chiedendo chi siano, Don è il nostro asino, è una specie di mascotte non ufficiale. Bob invece è la pianta che Don si porta dietro. Insieme sono diventati una gag ricorrente, quasi una mascotte portafortuna. Non guidano, ma fanno presenza scenica. E se ogni tanto li senti nominare, perché nel nostro immaginario fanno parte della troupe. Sì, comunque sono i miei amici immaginari. Ma sì, e va benissimo così. In fondo tutti abbiamo bisogno di una piccola spalla immaginaria e finché ti aiutano a rendere il viaggio più leggero e creativo, io dico benvengano. Don e Bob approvano. Peccato che poi Bob voglia conquistare il mondo. È un piano perfetto, lento, inesorabile e assolutamente green. Conquista il mondo una foglia alla volta. E Don ovviamente sarà il suo ministro dei trasporti a quattro zampe. Quella era l'uscita per andare a Gubbio. Visto che è ora di pranzo, quasi quasi mi fermo a mangiare del pesce. No, prossima volta. Siamo quasi a metà viaggio e come avete visto piove, anzi strapiove. Sentite? Siamo nei pressi di Orvieto, quindi sì, circa metà viaggio. E si va piano. E 5 minuti dopo, fatto, finito. Visto? Sole. Beh no, qualche nuvola. Però almeno mi ha lavato il vetro della macchina, faceva schifo. Va bene. Abbiamo appena passato Anagni. Volevo andare a farmi schiaffeggiare anch'io come il buon Bonifacio, ma credo che Sciarra Colonna non sia più. Bello comunque.
un sacco di reference. Ciao Bardomagno. Trovato area di servizio. Tra 2 chilometri. Ci daremo alla macchia. Ci vuoi fare? Una cosa che mi ero scordato di dirvi è che ai tempi di All of the Mountain King entra anche un altro personaggio abbastanza importante, ma che rimarrà quasi sempre nelle retrovie, benché fondamentale. Un tale Robert Kincaid, che è un tastierista, in realtà non solo, perché aiuta a creare orchestrazioni, parti di tastiera, e sarà fondamentale in quello che diventeranno i Savatage più avanti, e ancora di più per un'altra band di cui parleremo successivamente. Ma se Kincaid era stato fondamentale già nella costruzione di Mountain King, lo sarà ancora di più nella costruzione di Gutter Ballet, e vedremo dopo perché. Ma prima di andare avanti con la storia della band, vorrei parlarvi di Chris, perché viene definito semplicemente un virtuoso, o da molti, quelli che hanno conosciuto la band soprattutto dopo Chris, viene considerato come il chitarrista morto, che è una banalizzazione estrema, perché Chris all'inizio è i Savatage assieme a John, vero, ma non possiamo neanche banalizzarlo come un chitarrista virtuoso e basta, perché il metal è pieno di chitarristi mostruosi che però hanno lo stesso calore di un manuale di istruzione di una lavatrice. Lui è molto più di questo, lui è fraseggio, gusto, direzione, racconto in come suona la chitarra. Lui è una parte fondamentale, e non solo perché scrive i pezzi, e per come li suona con John, perché c'è una simbiosi particolare tra i due fratelli, perché non solo uno è il chitarrista e l'altro è il cantante, ma dialogano durante i pezzi. Se voi li ascoltate, dialogano. Lui è come una seconda voce, perché John è istinto, caos, teatro, sofferenza. Chris invece gli pavimenta la strada sotto, rende il tutto più ascoltabile. E se dovessi trovare una metafora, John è quello che scrive il testo, e non parlo del testo di una canzone, parlo di un testo prosaico, però lo scrive senza punteggiatura. Chris è quello che ci mette la punteggiatura, ci mette le virgole, ci mette i punti esclamativi. Provate a leggere un testo senza punteggiatura e vedete quanto riuscite a capirne. Quando verrà a mancare sarà un disastro. E comunque questa simbiosi tra i due, paradossalmente, ma neanche tanto, va avanti ben oltre la morte di Chris, perché John, sia nei pezzi successivi dei Savatage, sia nei pezzi solisti con i John Oliva Spain successivamente, che fra parentesi il primo disco si chiama Taj Mahal, e prima vi ho detto che Chris era un grandissimo fan del Taj Mahal. Sarà un caso? Non credo. Comunque anche nei dischi successivi John riporterà sempre il discorso anche a suo fratello, e quindi sì, questa simbiosi andrà avanti anche successivamente. Oltretutto ci racconterà anche Steve Doc Wacholz che lui, invece che seguire il basso quando suonava, e si sente abbastanza bene in molti pezzi, seguiva la chitarra. You know, where everybody likes to put a bass player and a drummer together, you were pretty much more following the guitar.
Absolutely. Yeah. If you heard how loud Chris was in my monitor, you'd understand. E proprio in All of the Mountain King tutto questo è chiarissimo, perché John ci mette il teatro, la voce, la sua espressività. Doc che segue la chitarra invece che il basso. Johnny che dà corpo a una macchina evidentemente più stabile e più nelle sue corde. E poi c'è Chris che tiene unito tutto mescolando il lato più heavy e quello più drammatico dei pezzi. E tutto questo è abbastanza magico. Dopo All of the Mountain King avrebbero potuto fare la cosa più semplice del mondo, ovvero continuare su quella strada. E invece si evolvono ancora e cambiano di nuovo tutto. Nel 1989 i Savatage escono con Gutter Ballet, o Gutter Ballet per noi italiani. È un disco decisamente più maturo, è ancora molto heavy, però invece che togliere, i Savatage hanno aggiunto soprattutto orchestrazioni e piano. Kinkel è ancora sullo sfondo, però è sempre più presente perché dà struttura alle tastiere e al pianoforte di questa produzione. Al tempo il metallaro medio era piuttosto restio alle novità. Le tastiere non erano ancora viste al 100% come una cosa buona, erano un po' da poser. Però, come dirà John in più di un'occasione, ogni strumento può essere heavy se lo suoni abbastanza forte. I believe any instrument can be heavy as long as it's played heavy. So it all depends on how you play it, and I happen to play keyboards in a heavy style. E comunque è significativo anche il titolo, perché unisce due cose, quindi il gutter e il ballet. Quindi il gutter inteso come la fogna, la parte degradata, il canale di scolo, e dall'altra parte c'è il ballet, quindi il balletto, quindi questa cosa molto elegante, molto raffinata. Gutter ballet was just, we wanted to write something about what would it be like, to try and get the street thing across in the song of what it's like in the gutter, but then with the ballet thing, it's like a contrast, gutter, you have the gutter, 44th and 8th is the gutter, and then the ballet, the musical, the fantasy, of the melodies and stuff. E anche la copertina descrive, oltretutto secondo me, forse la più bella in assoluto che abbiano mai fatto, la più significativa, perché riassume tutti i pezzi del disco in un'unica copertina, dove c'è questo pianoforte con la chitarra, la solita classica chitarra bianca infilzata nel coperchio del pianoforte, che proprio sta a significare il senso musicale di tutta l'opera, con questa ballerina fantasma dietro e le ombre dietro la tenda del sipario. Oltretutto c'è forse una delle mie canzoni preferite, che è When the Crowds Are Gone, che riassume pienamente l'idea teatrale, disperata, sia dei Savatage in generale, che probabilmente era anche l'idea, più che l'idea, il mood che voleva dare Paul alla produzione. Ed è in questo periodo che oltretutto entra un'altra personalità parecchio importante, ovvero Chris Caffery, che entra come aiuto alle chitarre soprattutto dal vivo, o meglio, lui nel libretto c'è, nel libretto del disco, ma non suona in studio, suona dal vivo con loro e viene presentato come nuovo membro della band, e è molto importante perché sarà quello che più di tutti forse raccoglierà l'eredità di Chris. È un casino perché si chiamano Chris tutte e due, scritto diverso, ma comunque si chiamano Chris tutte e due. Vedrà Chris Oliva come il suo mentore ed è un'altra di quelle figure che tutt'oggi è presente ed è fondamentale. Un altro aneddoto interessante
è che il video di Gutter Ballet è stato girato in pieno inverno a Alphabet City, ovvero uno dei quartieri al tempo più degradati di New York, dove si accalcavano spacciatori, drogati, barboni, c'era un po' di tutto. Il buon John, ricordandolo, dice: è un posto dove potreste portare la famiglia con i vostri bambini, fate una passeggiata di notte. We were doing it like midnight until 6 in the morning in Alphabet City. Beautiful place. Bring the wife, the kids. Do some time in the Big Apple, folks. I'm telling you, what a place. We had the junkies hanging out. Hey man, oh, give me $5, $5, you know. Un posticino interessante dove girare un video. Ovviamente ha ricominciato a piovere. Vabbè, però piove col sole. E piove, sa che il sole, tutti invece fanno l'amore. E come cazzo ho fatto? Non so se si è visto. C'era una macchina schiantata in contromano. In autostrada. Tangenziale. Anyway. Vabbè. A ripiove. E a Pompei ci siamo arrivati. Grande la sala bingo. Bingo Elite. 7 ore e mezza di viaggio con 2 soste sostanziose. Tutto molto bene. Non ci sono state signore, non ci sono stati intoppi, zero, a parte un po' d'acqua, ma quella è normale. E adesso andiamo in hotel. Scusate, siamo al sud, quindi qua è hotel. Si pronuncia diverso, cosa vi devo dire? È così. Il pavé. Quanto amo il pavé su un pullman. E siamo arrivati. Adesso hotel. Anzi, hotel. Camera tripla. Però è la camera migliore dell'hotel. Si dice. No, in realtà è vero che c'è il ventilatore, è vero che non c'è l'aria condizionata, però c'è il bagnetto con doccia, quindi che cazzo volete di più, essendo a 1 stella. E poi la cosa veramente figa è questa. Siamo in piena piazza centrale e io ho la camera esattamente sulla piazza. Che ho parcheggiato lì. Vabbè, non si vede, comunque lì. Ho dormito in posti decisamente peggiori comunque. Adesso penso che andrò là. Ma mentre vi racconto l'ultima cosa che manca, ho visto una cosa interessantissima giù per questa via. Stavo dicendo, Gutter Ballet, leggenda vuole
che John Oliva, prima di scrivere Gutter Ballet come disco, si è andato a vedere Il fantasma dell'opera, The Phantom of the Opera, a Broadway, e si è rimasto fulminato, è uscito e ha scritto di getto tutto Gutter Ballet. Non è proprio così, in realtà ci racconterà John, che è decisamente più attendibile della leggenda, che semplicemente Paul O'Neill comprò i biglietti e disse: vallo a vedere, secondo me ne vale la pena. Lui andò e ne fu ispirato, ma non come San Paolo sulla via per Broadway in questo caso. E rimase ispirato tanto da comporre Gutter Ballet, e parte Temptation Revelation per esempio, però fu semplicemente ispirato, non folgorato. E dopo, più tardi, camminando per le strade, vi racconto qualcos'altro. Quello che ho visto è questo bellissimo ritrovo di gente che è un music pub a 1 minuto e mezzo dall'hotel. Fico, adesso vado a bermi una birretta defatigante. Il pub è figo, soprattutto perché è vicino all'hotel. Già presa birretta, musica dal vivo, non esattamente il mio genere, ma si fa per tanto. Finisco la birretta defatigante e poi vado a fare un giretto. Mi ricorda qualcosa. Chi è di Reggio capirà. Come mai non ci sono che ci fanno il bagno dentro? Boh. Non è la stessa cosa senza... No, i bambini ci sono, quelli ci sono anche a Reggio. Adesso andiamo a fare un sopralluogo verso gli scavi. Mi è appena successa una cosa strana, ma in realtà molto da me. Sto andando verso gli scavi, ho incontrato un ragazzo, credevo mi avesse visto soltanto dalla maglietta. Quindi abbiamo chiacchierato un attimo: sei qua per il concerto? Sì, figata, con l'orchestra. Poi dopo, quando è stata ora di salutarci, mi fa: ciao Christian. Ma io non mi sono presentato. Quindi probabilmente mi conosceva, lo conoscevo. Scusami se guarderai questo video, non mi ricordo chi sei. Effettivamente è a circa 5 minuti dall'hotel, neanche l'entrata. Stasera, come vedete, un po' di gente per i Marillion, che sicuramente aumenterà più tardi. E ci sono un sacco di stranieri. Ne ho già incontrati un paio che mi hanno visto con la maglietta originale 96, e quindi mi hanno fermato e mi hanno chiesto se ero qua per i Savatage. Sì, ovviamente. Un oregano. Sembra di più Superman di Arale. È un po' tozzo. Io Pompei di Madonne ce ne vedo parecchie, soprattutto da quando ci sono io. In fondo, perché no? Perché non dovrei farlo? Ma aspetta, ma non erano articoli sacri? Beh, effettivamente il dio cane. Ci eravamo lasciati con Gutter Ballet, ma se Gutter Ballet socchiude una porta,
Il disco dopo ci entra dentro completamente. Siamo nel 1991, esce Streets. E quale posto migliore per parlare di Streets? È forse una cosa fin troppo comoda, però ci sta, perché la similitudine non si ferma soltanto alle strade, perché Streets è un disco urbano, intenso, un disco sporco da un certo punto di vista, non come musica, ma come tematica. Streets, come dice il titolo, è ambientato per le strade di New York, e ci parla di personaggi. È un disco profondamente narrativo. È considerato inferiore a Gutter Ballet, e probabilmente lo è, musicalmente parlando, ma non sono d'accordo con i detrattori che lo definiscono un disco con pochi pezzi top, troppe lente. Secondo me Streets non va visto come un insieme di pezzi, va visto come un unico pezzo lungo. Ma di cosa parla, stavamo dicendo? Parla di D.T. Jesus. D.T. è un personaggio nato forse alla fine degli anni 70, forse all'inizio degli anni 80, dalla mente di Paul O'Neill, che nella sua immaginazione aveva scritto un musical alla fine, una rock opera, come sarà poi il sottotitolo effettivamente del disco, che parlava di un pittore. Ovviamente quando arriva nelle mani dei Savatage, questo pittore diventa una rockstar. In his story, the guy was a painter. We changed him into a rocker, obviously, since we can relate to that. Ed è una storia di tormento, di cadute continue e forse redenzione. È un disco sulla ricerca della redenzione e prendere atto di tutto quello che si è fatto e decidere cosa farne. D.T. è una rockstar tormentata perché ha visto l'apice del successo, che però, nonostante sia stato un momento apparentemente felice, non gli ha tolto tutte le dipendenze, non gli ha tolto i debiti. Più soldi aveva e più faceva debiti. C'è una persona, Sammy, che cerca di aiutarlo e viene uccisa da Tex, che è un suo creditore. È una storia tormentata, tanto per cambiare. E musicalmente è a tutti gli effetti una cosa che potrebbe essere messa in scena in un teatro di Broadway. Tant'è che ce ne sono due versioni. Quella uscita nel 91 è stata strippata, diciamo, di tutte le parti narrate, ne è rimasta una all'inizio, che oltretutto leggenda narra, e in realtà lo racconta sempre Doc in quell'intervista, è John che imita uno dei barboni sotto allo studio di registrazione. John actually was the bum, and there was a guy that was near the studio that John kind of mimicked his voice. Poi nel 2013 uscirà una versione completamente narrata con tutti i pezzi mancanti, che secondo me è la più completa di tutte e che aiuta a comprendere meglio anche la storia. E qui alla fine c'è un altro mito da sfatare. In tanti pensano che D.T. Jesus sia basato su John. Potrebbe benissimo esserlo, visto com'era John in quel periodo. Comunque è una persona tormentata, con 1000 dipendenze. Però, come dicevamo prima, il personaggio non è stato creato su John, è stato creato ben prima da Paul O'Neill. E semplicemente John si trova con il suo modo di fare a essere affine a questo personaggio. E dopo la fine del tour di Streets succede l'ennesima cosa che va a stravolgere i Savatage per quello che erano e va a segnare quello che diventeranno. John decide di lasciare la band, ma in realtà lascia il centro della band, e la scelta viene fatta per vari motivi. Il principale è perché per 1000 fattori alla fine del tour John non ce la fa più. Addirittura racconterà di essere arrivato a sputare sangue fuori dal palco dopo un live. I was the last show of the Streets tour. I was spitting blood off the side of the stage. Però lui rimarrà come scrittore principale, suonando piano e tastiere. Un'altra motivazione che viene data è che i Savatage a quel punto della loro storia avevano bisogno di
cambiare e quindi John fa un passo indietro per permettere alla band di crescere. Viene scelto Zachary Stevens, che ha una voce totalmente diversa da quella di John. I'm the one who picked Zach. I picked Zach because I didn't want to pick somebody that sounded like me or was trying to sound like me, because I thought that's impossible. Zach al tempo riesce a cantare abbastanza bene le canzoni di John, però ha un registro, un tono completamente diverso. Nel 1993 uscirà Edge of Thorns, quello con cui li ho conosciuti io, che è un disco di nuovo diverso. Non è un'altra rock opera, quelle arriveranno più avanti. È un disco molto più chitarristico, se vogliamo molto più semplice sotto certi punti di vista, ma molto più Chris. Verrà detto dalla band stessa che gran parte del processo compositivo è stato riadattare i pezzi alla voce di Zach. E anche qui, come sempre succede, perché il metallaro media non se ne sta mai zitto, e per fortuna che quando è uscito non c'era internet, perché sennò sarebbe un delirio, c'è un esercito di detrattori di Zach, chi dice che è meglio, chi dice che è peggio. È quello che volevano evitare probabilmente proprio loro, scegliendo una voce completamente diversa. E appunto è un altro di quelle figure che ci ritroviamo tutt'oggi, quindi diventerà anche lui cardine della nuova incarnazione dei Savatage. E poi ne parliamo dopo, perché questo non è il luogo. E come dicevo prima, questa parte non ha molto senso raccontarla camminando per strada. Era uscito Edge of Thorns, aveva avuto un ottimo successo, Zach alla voce stava funzionando, Chris era ancora l'anima chitarristica dei pezzi, John era ancora dentro la scrittura, era l'inizio di una nuova fase. Infatti Edge of Thorns non suona come la fine di qualcosa, suona come l'inizio di una nuova parte. E poi arriva il 17 ottobre del 1993, è una domenica sera e Chris sta viaggiando in auto insieme a sua moglie Dawn, quando vengono centrati frontalmente da un autista ubriaco. Chris, a soli 30 anni, morirà sul colpo, mentre Dawn ne uscirà ma riporterà gravissime ferite. Drammatizzare la cosa è fin troppo facile. I Savatage non perdono soltanto un componente o un chitarrista, perdono parte della loro anima, perdono parte del linguaggio, perdono quel rapporto tra voce e chitarra che c'era sempre stato, perdono una parte compositiva importante. La domanda a questo punto che viene da fare, perché una band che guarda al futuro chiede: e adesso chi la suona la chitarra? In questo caso la domanda, secondo me, è stata più: ha ancora senso andare avanti? Ha ancora senso continuare senza di lui? Al di là di John, che ne uscì devastato completamente, ci fu Doc, Steve Wacholz. After the funeral, we all sat down at, I think it was Lori's house, which is Chris's sister. And we said, dude, it's over, man. It's done. The band can't continue without Chris, man. I mean, Chris was the center point of the band. He was the guitar god of the world in my eyes. And, you know, it just wasn't going to be the same. Una decina di mesi dopo, quando sentì che la band stava registrando dei nuovi pezzi, lui disse che rimase stupito. Siamo al 94. Esce Handful of Rain, un disco scritto da John e Paul, quasi del tutto in solitaria. After Chris died, the original idea for Handful of Rain was that Zach and I were going to come in and share all the vocals. We were going to, you know, double the vocals and all that stuff. And you know, but what happened was it was so quick after Chris died. You know, Johnny, who I love dearly, Wackles, who I love dearly, it was too soon for them. They backed out. Okay, and Zach backed out too. So it was just ended up just being me and Paul.
until we got a few songs, and Paul called Zach and said, "Hey, just come over to the studio, let us play you something." And then Zach said, "All right, I'll do it, I'll sing." Ed è un disco strano, un disco complesso, un disco pieno di sofferenza ancora una volta, e questa volta è ben identificabile questa sofferenza, soprattutto nella canzone Alone You Breathe, che è una dedica a Chris. Viene vista come una perdita, ma una perdita in un senso profondo. Viene chiesto all'interlocutore: e adesso cosa ne sarà? Non vedremo mai la fine dello show. Quello che ci eravamo prefissato era enorme e non riusciremo mai a vederne la fine. In quest'ottica c'è anche molta rabbia, ma non rabbia nei confronti di chi non c'è più, rabbia e disillusione perché chi non c'è più non ti può rispondere. E alle chitarre chi viene chiamato? Viene chiamato Alex Skolnick, anche lui preso in un momento non felicissimo della sua carriera, anzi, diciamo che lui era appena uscito dai Testament. In quel momento probabilmente col metal non voleva più averne a che fare, era con la testa nei suoi progetti personali, però venne chiamato almeno a registrare l'album e di fare da transizione, aiutarli a passare questo momento. Lui accetta, però dice che non sarebbe mai andato in tour, e infatti è andato in tour. Uscirà successivamente anche un Japan Live 94, che è un ottimo live con lui alla chitarra. Handful of Rain è un disco dei Savatage, ma non dei Savatage, emotivamente molto complesso. Dopo la morte di Chris, i Savatage non provano a sostituire un chitarrista, provano semplicemente a sopravvivere. Come ormai ci ha abituato la loro storia, questa segnerà l'inizio di un'altra nuova fase, con un brano soprattutto, che finirà per cambiare molto di più di quanto probabilmente avessero immaginato all'inizio. Ma di questo ne parliamo domani mattina. Mattina del concerto. Dopo Handful of Rain avrebbero potuto rimanere schiacciati e invece decidono di andare avanti e cambiare ancora, prendendo un pezzettino del loro passato, e soprattutto se Handful of Rain interiorizzava il dolore, loro portano questo dolore fuori da loro. È il 1995, esce Dead Winter Dead. E Dead Winter Dead è una storia tra due ragazzi di due fazioni opposte, Serjan e Katrina, ambientata in Bosnia, la Bosnia di quella guerra che al tempo riempiva i giornali, i telegiornali. Però non è una semplice cronaca della guerra, che fa da sottofondo a tutto. C'è un violoncellista che continua a suonare tra le rovine, e quel violoncellista costringe a pensare alle persone che stanno combattendo che dall'altra parte non c'è soltanto qualcuno da abbattere, c'è un essere umano. In Dead Winter Dead la musica diventa un gesto di resistenza, di memoria, forse anche di riconciliazione. Musicalmente, come era stato per Streets, è una rock opera. La band cambia ancora. Skolnick non c'è più, come aveva detto sarebbe rimasto per la fase di transizione. Alle chitarre Chris Caffery e al pitrelli, al basso ancora Johnny Lee Middleton. Alle batterie finalmente viene ufficializzato anche nel booklet Jeff Flake, che aveva sostituito Doc Waltz già nel tour di Handful of Rain, e che oltretutto è un'altra figura che non lascerà mai più la band, infatti la troviamo anche nella formazione attuale, che danno qualcosa di nuovo e allo stesso tempo portano qualcosa di vecchio. Infatti ascoltando i pezzi sono pezzi ancorati sia a un futuro che a un passato, comunque decisamente molto più orchestrali. Soprattutto dentro Dead Winter Dead c'è quella Christmas Eve Sarajevo 1224 che segnerà probabilmente per sempre il futuro della band.
sopralluogo dell'arena e giretto per Pompei. Poi dicono che noi metallari siamo un popolo di inacculturati. È pieno. Ci sono un sacco di francesi. Io odio i francesi. Ci sono un sacco di spagnoli. Io odio gli spagnoli. Ci sono un sacco di americani. Io odio gli americani. Ci sono un sacco di tedeschi. Io odio i tedeschi. Ci sono un sacco di italiani. Io odio gli italiani. Pace. Stavo dicendo... di Sarajevo, Christmas Eve. E diventa una canzone piuttosto importante perché entrerà a far parte della Trans-Siberian Orchestra e da lì esploderà sia la Trans-Siberian Orchestra che il pezzo, perché diventerà famosissimo, addirittura da finire in una puntata natalizia di The Office. Da un album metal alla cultura popolare assoluta, diciamo che la Trans-Siberian Orchestra esplode da subito perché incontra il gusto tanto americano dello spirito natalizio e loro ci vanno a nozze, tanto che diventa un fenomeno enorme. I detrattori della band potrebbero dire che sono una specie di Michael Bublé in versione rock opera, perché sì, vengono scongelati intorno a novembre e ricongelati intorno a gennaio. Mentre la macchina Trans-Siberian Orchestra procede spedita schiacciando tutto come uno schiacciasassi, la macchina Savatage rimane un po' ferma. Anche perché Trans-Siberian occuperà la maggior parte del tempo e dello spazio di tutti i membri dei Savatage, perché ci sono Paul, John, King Kell, e questo è il trio cuore e mente della Trans-Siberian, e ci sono tutti gli altri musicisti che suonano. Ma prima di questo, e prima della pausa, se vogliamo chiamarla così, ci sono altri 2 album. Arriviamo al 1997, esce The Wake of Magellan. E The Wake of Magellan è l'ennesima rock opera, che però, facciamo chiarezza, non parla di Ferdinando Magellano, parla di un personaggio inventato. In realtà parla di Héctor del Fuego Magellan o Magellan, va Veneto, ovvero questo anziano marinaio che ha deciso di farla finita, di navigare un'ultima volta verso la tempesta e di farsi inghiottire dall'oceano. Ma mentre sta facendo questa cosa, succede che incontra una persona che ha bisogno, una persona che deve essere salvata. Si pone anche qui un dilemma morale: andare avanti con i suoi propositi o salvare questa persona. Questo concept fondamentalmente nasce dall'unione di 2 fatti reali, ovvero il caso dei clandestini gettati in mare dalla Maersk Dubai
e dell'assassinio della giornalista Veronica Guerini. E la formazione del disco è la stessa di The Winter Dead. È comunque un ottimo disco, molto ben recepito. Tanta gente che conosco li ha conosciuti e li ha amati con questo disco. Secondo me, ed è un parere assolutamente personale, non mi è mai piaciuto dire sopravvalutato, sottovalutato, perché i gusti sono una cosa piuttosto personale. Non ritengo che sia sopravvalutato, ma non lo ritengo uno dei migliori della band. Ridendo e scherzando, siamo arrivati al 2001. E nel 2001 esce Poets and Madmen, che è un disco non semplice perché Zach non c'è più alla voce, ritorna John. La formazione è sempre Chris Caffery alla chitarra, Al Pitrelli tornerà per fare parecchi solo all'interno dell'album, e poi c'è Jeff Plate alla batteria, Johnny Lee Middleton sempre al basso. È un disco strano, è un'altra rock opera, è un altro concept, ma un pelino diverso. Diciamo che il concept di Poets and Madmen è un po' più frammentato dei concept precedenti. It's like an adventure story where these three guys just go out, they're looking for a good time and they get some beer and whatever, and they stumble across an old mental institution. The geniuses they are, they decide to break into this, and that's where their lives change drastically, because they start to find things and there's somebody in there. And the whole album is based around what they find in there and this person and his story and how he ended up there. Un fotografo liberamente ispirato a Kevin Carter, vincitore anche del premio Pulitzer, e da lì la storia lavora sulle immagini, sulla memoria, sulla colpa, sulla responsabilità di vedere il dolore, perché vedere il dolore di qualcuno non necessariamente significa salvarlo. Oltretutto in questa fase bisogna anche nominare un altro attore che a modo suo, poverino, è abbastanza importante, perché c'è Damon Gigna che viene assoldato dalla band per aiutare John live, soprattutto all'inizio. Però entra in questa band ormai purtroppo alla fine, per via di Trans-Siberian Orchestra, per via di tante altre cose. Non si può dare la colpa a un unico fattore. Diciamo che lui entra quando la porta è già semichiusa e sì, fa il tour live con loro, ma poi la storia non proseguirà. E da quel momento in poi i Savatage sono rimasti seppelliti, o meglio, sono rimasti silenziosi. Non c'è mai stata una dichiarazione di scioglimento o altro, fino al 2015. Ci stiamo dirigendo al concerto, andiamo verso gli scavi per l'ultima volta, oggi quantomeno, e però vi devo raccontare l'ultima parte della storia. Avevamo detto che nel 2015 succede qualcosa. I Savatage sono una band fantasma al momento, perché dal 2001 al 2014 non se ne sa più niente. E oltretutto anche il buon John non aiuta, perché quando gli viene chiesto se la band sia morta, lui risponde assolutamente no. Sono tutti nella Trans-Siberian Orchestra. Is Savatage now absolutely over? There's no coming back? I don't really see the point. I mean, everyone keeps saying that, but I don't think people realize is that Savatage is really still together. It's just a different band with more people. But if you look at it, it's John Oliva, Paul O'Neill, Al Pitrelli, Chris Caffery, Johnny Middleton, Jeff Plate. I mean, everyone from Savatage is there on all the records, and on the road most of us are there. Però questo va un po' a corroborare quelli che pensano che la Trans-Siberian Orchestra abbia posto la lapide sui Savatage. E invece nel 2015 viene annunciata questa unica data congiunta tra Trans-Siberian Orchestra e Savatage,
doppio palco, Wacken Open Air, evento sontuoso, doppio set, artisti che correvano da un palco all'altro, si alternavano i pezzi, spettacolare. Questo dava anche speranza ai fan che fosse effettivamente un ritorno, ma in realtà più che un ritorno era una dichiarazione di esistenza, nel senso noi esistiamo ancora, non siamo del tutto defunti e probabilmente nelle loro intenzioni c'era anche l'idea di tornare in un qualche modo. Poi, come al solito, per la band la sfiga ci vede benissimo, perché il 5 aprile del 2017 muore anche Paul O'Neill. E questo è un altro colpo ferale per la band. Se con Chris avevano perso parte dell'anima, con Paul avevano perso quello che li aveva supportati, quello che aveva aiutato a creare i Savatage più teatrali. Ma comunque, ancora una volta, vanno avanti, contro ogni aspettativa. Non mollano. E arriviamo al 2024/2025 e a oggi, 2026, dove viene annunciato un tour, un headliner, nel quale inizialmente dovrebbe esserci anche John. Ma, come al solito, sfiga vuole che, al di là dei suoi problemi di salute, aveva già parlato della sclerosi multipla e della sindrome di Meniere, fa un incidente. And unfortunately, I fractured my spine in three places. Other than that, I'm okay. Except with the fracture, I mean, I can't sing. I can't really move around that well yet because it isn't completely healed yet. So I'm basically stuck. It sucks, and I'm very disappointed. But you know, what are you gonna do? Things happen. If I would have hit where I did a foot to the left, I'd be dead right now. My vehicle got cut in half, and I missed being ground into a tree by about a foot. E non è in grado di stare sul palco. Quindi, come dicevamo all'inizio, i Savatage di oggi non sono la forma migliore, ma sono la forma possibile. E secondo me è il possibile nuovo album di cui si parla da anni ormai, che però, se tanto mi dà tanto, c'è una certa resilienza della band e prima o poi lo vedremo davvero. E quindi si arriva stasera, si arriva a Pompei. Discutere oggi se la band sia ancora la band che conoscevamo è abbastanza sterile. È vero, non c'è John. I looked at him the last time I saw him and I said to him that, you know, I've never done a Savatage show without you. We had, you know, really close talk about this stuff and got into that in particular. And he looked at me and he just says, would you go fucking play? So any fans that tell me that this ain't Savatage, it ain't John, it's like, talk to him. You know, yeah. It's like, keep your opinions to yourself. I know who John is and I know what Savatage is. And when, you know, when the Mountain King yells at you and tells you to go do that, I'm gonna go do it. Ma comunque è dentro la band con tutte le scarpe, tant'è che c'è una parte del concerto dove ha registrato l'inizio di Believe, almeno nello scorso concerto, vedremo se verrà riproposta anche in questa veste. E come dicevo, non è la forma migliore, ma è la forma possibile. I membri originali purtroppo non ci sono più. I membri storici ci sono ancora tutti. Bene, speriamo in un bel concerto.
afraid. Alone in the streets alone, lost in such So sometimes, Pompey, we can't have him physically on the stage, but I'm going to ask all of you to do me one favor this evening. We're going to have John Oliva in our hearts and in our minds right now. And I want you all to do me one favor, and I want to close your eyes. And I want to have John Oliva in our ears this one time this evening. You ready? Yeah. Okay, now listen, close your eyes. No cheating. Tony, go ahead. So after all these one-night stands, you've ended up with heart in hand. Child alone, on your own, retreating. Regretful for the things you're not, and all the dreams you haven't got. I feel your dreams, and in the dark, I hear your screams. Don't turn away, just take my hand. When you make your final stand, be right there, I'll never leave. All I ask of you is believe. Non so se si sentirà, anche perché non ho più voce praticamente, ma impressioni a caldo, a mani bassissime, uno dei concerti migliori di tutta la mia vita. E io ci trovo sempre qualcosa da ridire, in questo caso molto poco. Si torna indietro. Ieri ho detto che a mani basse è uno dei concerti migliori che abbia mai visto. E oggi, a mente lucida, vi dirò che è ancora così. L'atmosfera è stata straordinaria. Quello che non pensavo è che le loro canzoni, anche le più vecchie, le più metal, risultassero così perfette con l'orchestra. C'era una sintonia meravigliosa. Anche uscendo, chiedendo un po' alla gente, alcuni che conoscevo, alcuni che no, tutti soddisfatti. Scaletta magnifica. Ho letto in giro, ci sono persone piuttosto deluse dalla scelta dei pezzi, molto poche ma qualcuna. Ma in realtà, per accontentare tutti, probabilmente i Savatage dovrebbero suonare per 3 ore e mezzo. Certo, mi avessero fatto When the Crowds Are Gone, mi sarei sciolto direttamente, e allora lì sarebbe diventato il miglior concerto che abbia mai visto in vita mia. Hanno aperto con Overture, che finalmente è fatta con l'orchestra e non in base, come invece la mettono di solito, seguita dall'intro di Morphine Child. Non hanno tralasciato neanche It's a Madman. E vi dirò anche un'altra cosa: giustizia è stata fatta, anche perché dopo anni che non veniva fatta dai Savatage, hanno fatto Christmas Eve, Sarajevo di 12-24, e alla fine del pezzo Zach ha detto "This is a Savatage song, you know?", perché avrebbe potuto confondere molte persone. E effettivamente è stata fatta giustizia. Sarajevo Christmas Eve è una canzone dei Savatage, sì. Su Believe si sono alzati tutti in piedi, ovviamente, dopodiché hanno cominciato a risedersi e poi è partita Gutter Ballet.
e sono rimasti tutti in piedi fino alla fine. Zach in super voce, non ha sbagliato niente, al contrario dell'anno scorso dove aveva preso un paio di stecche, ma ci sta. Era stato comunque un concerto della Madonna, ma ieri non ha sbagliato assolutamente niente. Secondo me il momento più alto di tutto il concerto è stato Not What You See, fatta da Zach più orchestra, che è stato un momento da pelle d'oca pesantissima. Peccato solo per quella maledetta accompagnatrice, perché sicuramente non era lì per la band ma era per accompagnare qualcuno, che giusto in mezzo a Not What You See ha deciso di uscire dalla fila e rientrare nella fila. E oltretutto nel videino che avete visto c'è un momento in cui io stavo riprendendo, devo abbassare la telecamera e mi si sente anche dire ma che cazzo. Il concerto è stato registrato, credo che verrà fatto un DVD o quantomeno un live, anche perché ne vale davvero la pena. Cosa bella, adesso mi sono appena fermato lungo la strada e ho incontrato due ragazzi danesi, una coppia con cui ci eravamo beccati ieri mattina davanti all'entrata e che mi hanno riconosciuto e la mia voce va via. Abbiamo parlato del concerto, anche loro super entusiasti. Niente, magico. È andato tutto come doveva andare. Oltretutto avevo paura di non riuscire ad accaparrarmi la maglietta dell'evento perché quando siamo entrati c'era troppa fila al banchetto del merch e all'uscita al banchetto c'era ancora, sono riuscito ad accaparrarmi anche la maglietta dell'evento. Bellissimo. Ma porca puttana. Uscita di Reggio chiusa. Vabbè. Mezz'ora di più. Sai, quando vieni da Bologna te ne sbatte il cazzo. Quando vieni da Pompei un po' ti girano i coglioni. Ovviamente autostrada bloccata, via Emilia bloccata. Che due maroni! Quasi a casa. Con 46 minuti di ritardo. Arrivati 1269 km, ,6. Considerazioni finali. Ne è valsa la pena? Assolutamente sì. Believe, and I'm always
Staring down a long empty hall, pictures on walls, all with your name, but it's not the same. Searching for the chord I can't. Perché la maggior parte della gente lo chiama così. Porca